Buonasera a tutti, ben ritrovati a GED. Stasera, come avrete visto dal video, parliamo di Iran. Siamo alla puntata numero 152 e assieme a me questa sera il mega direttore del Lasciamo Dipartimento. perdere direttore Mega, va? Buonasera Ciao, Roberto, buonasera. stavo dicendo del Dipartimento di Geopolitica, Esteri e Difesa del Movimento Roosevelt. Appunto parleremo di Iran, sappiamo dalla cronaca appunto dell'incidente, o presunto tale, scopriremo con te poi, all'elicottero che trasportava il presidente Raisi. E quindi io direi, per iniziare, una brevissima scheda su Raisi, su Ebrahim Raisi, e dopo valuteremo con te insomma gli scenari sia per il futuro e le ipotesi su quello che è stato appunto l'incidente. Ok, diciamo la caduta dell'elicottero, poi vedremo se è plausibile l'incidente o qualche altra possibilità. Quindi, ok, dalla regia direi che possiamo partire con le slide su Raisi. E appunto parliamo un attimo di Raisi, inquadriamo la personalità. Ebrahim Raisi nasce a Mashhad il 14 dicembre del 1960. Mashhad è una città santa per gli sciiti ed è sede di numerosissime scuole coraniche. Il nominativo di Raisi risulta nei registri di molte scuole coraniche di Qom, altra città santa per lo sciismo, già quando aveva 15 anni. Quindi inizia giovanissimo l'istruzione religiosa. Nel 1979 sappiamo che scoppia la rivoluzione in Iran e Raisi è tra i ragazzi che appoggiano le rivendicazioni comuniste. Proprio in quel periodo sposa la figlia dell'imam della sua città natale, come ho detto, Mashhad. Lei è Jamileh Al-Molada, professoressa attualmente associata all'Università di Teheran e presidente dell'Istituto di Studi Fondamentali di Scienza e Tecnologia dell'università. E con lei ha 2 figli. Nel 1981 viene nominato procuratore di 2 città iraniane e in seguito 2 città iraniane della provincia di Hamadan, e in seguito diventa procuratore proprio dell'intera provincia. Nell'85 diventa procuratore aggiunto a Teheran. Arriviamo nell'88, 1988, siamo nel periodo della guerra tra Iran e Iraq. E, secondo Montazeri, che qui vedete in foto, Raisi sarebbe tra i responsabili di un centinaio di condanne a morte. Ricordiamo che all'epoca Raisi era magistrato. Diciamo, di un centinaio di condanne a morte decretate col fine di azzerare completamente l'opposizione. Ed è da questo periodo che deriva il soprannome di Raisi, di macellaio di Teheran, o anche l'Ayatollah del massacro. Per i guardiani della Un rivoluzione. attimo, posso? Prego. Viene in mente che avevamo anche fatto un po' una scheda di Sinvar, cioè il capo di Hamas. Hamas, e anche lui è soprannominato anche dai suoi il macellaio, quindi sono tutti e due soprannominati nello stesso modo. Esatto, mentre invece Raisi, per quanto riguarda il lato dei guardiani della rivoluzione, è soprannominato il Sayed dei diseredati. Secondo stime di gruppi internazionali a difesa dei diritti umani, di quel massacro, di quel periodo, la cifra delle esecuzioni si attesterebbe tra i 5.000 e le 10.000 unità. Altre stime riconducono a cifre tra gli 8.000 e i 30.000, insomma, indipendentemente dalla stima, direi che si tratta di un massacro di proporzioni assolutamente inaudite. Per lo più si trattava di prigionieri politici con idee progressiste. Tra essi c'erano studenti, addirittura studenti delle scuole superiori, quindi
un poco più di teenager, di ragazzini, e il 10% del totale erano donne. Nella quasi totalità si trattava di membri dell'organizzazione dei Mujahideen del Popolo, o comunque di altri gruppi di sinistra come l'Organizzazione Fedayana del Popolo o il Tudeh. Vediamo appunto che Raisi è legato alla Repubblica Islamica in ambito giudiziario, e tra il 2004 e il 2014 svolge la funzione di vicepresidente della Corte Suprema. Nel 2016 diventa procuratore generale e infine diventa presidente della Corte Suprema nel 2019. Nel 2021 si dimette perché diventa presidente della Repubblica Islamica. Nel 2017 perde la corsa alla presidenza nei confronti di Rouhani, che qui vediamo in foto, corsa alla presidenza per cui lui aveva impostato una campagna incentrata totalmente sulla critica contro l'accordo che era stato stipulato per il nucleare, quindi era un accordo internazionale sul nucleare denominato Joint Comprehensive Plan of Action. Nel 2021, anno della sua elezione, quindi a presidente della Repubblica Islamica, Amnesty International chiede che venga processato, quindi chiede il processo per i crimini del 1988 di cui abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il periodo della sua presidenza, si è visto un incremento della produzione di uranio arricchito, come mai prima si era visto in Iran, a livelli tali e sufficienti per la creazione di ordigni nucleari. È stata ostacolata l'ispezione da parte degli organi internazionali di supervisione sul nucleare, sono stati rafforzati i legami con la Cina, è probabile che ci sia stato un supporto alla Russia tramite una fornitura d'armi e di equipaggiamenti, è sicuro l'appoggio finanziario militare a gruppi militari o paramilitari in funzione anti-israele, in particolare Hezbollah per quanto riguarda il Libano e gli Houthi per quanto riguarda lo Yemen. Ci ricordiamo di ferocissime repressioni, in particolare probabilmente l'ultima in ordine di tempo, quella del 2022, rivolta a bloccare le proteste di piazza che si erano sviluppate dopo la morte in carcere della giovane Amini rea di aver infranto le rigidissime regole morali, in particolare non indossava correttamente il velo. Per quanto riguarda il settore economico, nei suoi anni si è verificata una fortissima recessione accompagnata da un'altissima inflazione, con indicatori chiaramente economici che risultano tutt'altro che rosei per il futuro prossimo della nazione. Di certo, quello che è certo è che è stato un profilo assolutamente affidabile per la conservazione del regime iraniano, sia sul fronte prettamente istituzionale, ma anche su quello militare. Chiuderei la scheda con qualche citazione direttamente di Raisi e qualche citazione su Raisi. Mettiamo la slide, eccola qui, per gli amici che ci guardano. Dovrei essere onorato e stimato per il mio ruolo nell'esecuzione di massa del 1988. Queste sono le esecuzioni di cui abbiamo parlato a inizio scheda. Sappiamo che le minacce e le sanzioni del nemico hanno portato difficoltà alla gestione del paese, ma ci sono anche notevoli capacità sacre, popolari, economiche e internazionali che possono aiutarci a superare queste sfide. Naftali Bennett, come vediamo nella prossima slide, Bennett, che è, come saprete, un politico, è stato anche primo ministro per un breve periodo in Israele,
Parlando di Raisi, dice: per quelli che hanno dubbi non è stata la gente a eleggerlo, ma la suprema guida Ayatollah Ali Khamenei, che ha permesso la sua nomina. Hanno eletto il carnefice di Teheran. Rouhani, invece, che ricordate essere stato il suo rivale nella corsa alla presidenza, sempre parlando di Raisi, chiaramente dice: la nostra gente non sceglierà chi negli ultimi 38 anni si è occupato solo di esecuzioni e prigioni. Bene, quindi la scheda è finita. Come sappiamo, come abbiamo detto in inizio, dalla recentissima cronaca, Raisi è deceduto in seguito allo schianto dell'elicottero su cui viaggiava. Dobbiamo capire se si è trattato di un semplice incidente, scenario abbastanza plausibile, visto che la mancanza di ricambistica dovuta all'embargo, o si può ipotizzare altro. Io lascio quindi la parola al nostro direttore, caro Roberto, e illustraci. Sì, Spiegaci. prima una precisazione. Dicevi giustamente della fornitura di armi alla Russia. Volevo specificare che le armi più, come si dice ormai, la parola di moda, disruptive, che l'Iran ha consegnato alla Russia, alla Federazione Russa, sono stati i droni, i famosi Shahed 136. A diverse centinaia. L'ANA Russia poi ha installato una fabbrica, uno stabilimento per la costruzione su licenza di questi droni Shahed, che venivano appunto usati in concomitanza agli attacchi missilistici per saturare le difese ucraine. Poi, tutto sommato, si è arrivati un po' anche con le contromisure elettroniche a non proprio a eliminare, ma comunque a ridurre questa minaccia, anche perché prima i pochi droni che avevano i russi erano solamente di ricognizione, a parte pochi altri, e tra l'altro non funzionavano in pieno inverno, proprio in Russia. Vabbè. Piccola appunto parentesi di specificazione. Quindi torniamo a Raisi. Allora, naturalmente per quanto riguarda la morte di Raisi sono sorte le più disparate ipotesi di complotto, con colpevoli dagli israeliani, che comunque nell'Azerbaigian propriamente detto sono, si può dire, di casa con i loro servizi, a gruppi di resistenza dell'Azerbaigian iraniano, dove è caduto l'elicottero, a lotte di potere intestine. Tutto può essere, ma qui è in ballo molto più probabilmente l'ipotesi più banale, cioè un appunto banale incidente di volo. L'elicottero è vecchio, anzi era vecchio, ormai distrutto, a causa anche delle sanzioni. È difficile acquisire pezzi di ricambio e bisogna spesso arrangiarsi per vie traverse, ma senza quei controlli di qualità che rendono la manutenzione sicura, insomma, causa sanzioni usato sì, ma non usato sicuro. Sui pezzi di ricambio, nulla da dire appunto, cioè sono un problema, ma l'elicottero, contrariamente a quello che ha detto la stampa, chiamiamola mainstream, non era poi così vecchio. Si è scritto che era un vetusto Bell 212 risalente ai tempi dello Shah. In realtà dovrebbe essere un più nuovo Bell 412, costruito in Canada attorno alla metà degli anni 90 ed arrivato in Iran per vie traverse, nonostante le sanzioni americane. Quindi non era poi così vecchio, visto che il Canada stesso, che lo aveva ordinato in 85 esemplari, lo usa tuttora, però con tutti i ricambi disponibili, ed è soggetto a vari e periodici aggiornamenti. In pratica, grosso modo, il 412 è un derivato del Bell 212 con un'elica quadripala e non bipala, invece che gli assicura una portanza maggiore. Le condizioni meteorologiche ne erano comunque pessime, come si è visto anche nelle immagini relative alle squadre di soccorso. Nella zona gravava una fitta nebbia e l'elicottero in questione non è provvisto di radar di navigazione. Basta un minimo sbaglio di rotta in un territorio montagnoso per finire contro un'altura. Quindi, ripetiamo,
tutto può essere, ma non ci sono elementi significativi per protendere per l'ipotesi di un sabotaggio o di un attentato. Del resto, però, anche nel caso di Mattei all'inizio sembrava proprio un incidente. Ma comunque, qualunque sia l'ipotesi più corretta, in ogni caso l'Iran non riesce a proteggere i suoi più eminenti rappresentanti, come si è visto in molteplici occasioni, e quindi ponendo anche un punto interrogativo sulla sua reale capacità di leadership nell'area mediorientale in questione. Del resto, l'Iran rimane in questo momento sempre più isolato, come abbiamo visto anche dall'avvicinamento dei paesi arabi ad Israele, che solo la caparbia ossessione e l'interesse ai propri scopi di Netanyahu può far deragliare. Con comunque anche, sembrava, gli Hezbollah in Libano che si rifiutano per il momento di esacerbare il confronto con Israele. Anche se Israele sta esacerbando quelli con Hezbollah. Più che il vuoto di potere, che in realtà non c'è o c'è fino a un certo punto, l'Iran deve temere la fossilizzata burocrazia che impedisce ogni margine di manovra a breve termine, fino al riassestamento delle competenze, e rischia pure il rallentamento della normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita. Il principe saudita Bin Salman doveva far visita a breve in Iran, anche per controbilanciare l'apertura a Israele, che tra l'altro rischia di arenarsi, almeno momentaneamente, vista l'intransigenza di quest'ultima Arafat. Ma dei rapporti paesi arabi, Israele, palestinesi abbiamo parlato già recentemente e non ci ritorniamo. Per quanto riguarda Raisi, pur nella inevitabile pietà per la morte di un essere umano, comunque non possiamo dimenticare, come gli è stato accennato in precedenza, chi fosse il presidente dell'Iran. Esponente della fazione più conservatrice del regime, ha sempre avuto fama da spietato, l'abbiamo visto prima, soprannominato il macellaio. Nel 1988 fu uno di quelli giudici che mandò, almeno secondo le mie informazioni, a morte non centinaia, ma migliaia di iraniani tramite processi farsa. Regime che comunque ha tentato di macchiarsi varie volte di crimini contro i dissidenti, come nel 1996, quando i servizi tentarono di uccidere 21 scrittori sabotando l'autobus sul quale erano in viaggio tra le montagne dell'Iran occidentale, scrittori dissidenti ovviamente, oppure tentando di eliminare oppositori al regime in vari stati europei e negli Stati Uniti. Non è che oggi con gli oppositori iraniani comunque vada molto meglio. Non dimentichiamo che l'Iran, in rapporto alla popolazione, è il paese col più alto numero di condanne capitali, 576 nel 2022, dove invece in numeri assoluti vince la Cina ovviamente, con 883, almeno ufficialmente, ma probabilmente sono più di 93.000. Ma loro sono 1,4 miliardi i cinesi, non 90 milioni. Raisi è sempre stato nell'ala conservatrice del regime, che ormai è una specie di gerontocrazia fossilizzata e incapace di autoriformarsi. Non a caso in molte zone dell'Iran la morte del presidente è stata festeggiata anche con il lancio di fuochi artificiali. Il regime, comunque arroccato e ormai separato dal resto della società civile, non andrà in crisi per questo, poiché esso ha un alto grado di resilienza e, come si è visto, anche per altre morti improvvise, il sostituto è stato trovato. Del resto è un regime altamente e pervasivamente burocratizzato, dove non c'è un solo uomo di solito a decidere, anzi c'è un solo uomo. E quindi è pesantemente fossilizzato su posizioni rigidissime e immodificabili. Nemmeno la morte del ministro degli esteri Amir Abdollahian cambierà qualcosa, poiché le linee guida della politica estera sono comunque nelle mani della guida suprema. Ecco, questo è l'unico uomo che in realtà ne comanda, e dei suoi pasdaran, i veri gendarmi del regime, più che dal presidente o dal ministro degli esteri, senza i quali forse
il regime sarebbe già caduto, senza i Pasdaran. Quello che potrebbe bloccarsi momentaneamente a causa della gabbia burocratica sono tutte le varie trattative, accordi e relazioni in essere, come ad esempio gli accordi sul nucleare che in sordina sono partiti con gli Stati Uniti. Cosa cambierà all'interno del regime nella politica estera iraniana? Non molto, apparentemente. Certamente la paranoia si rafforzerà e il posto vacante sarà conteso tra i conservatori tradizionalisti e gli ultraconservatori che potrebbero avere il sopravvento sui primi, quindi ai danni proprio della fazione di Raisi. La parte riformista e quella indipendente ormai è stata fatta fuori politicamente, ma non solo. Del resto, ogni apertura alla società civile, composta da un'alta percentuale di giovani, viene vista come una minaccia alla sopravvivenza del regime. Si è aperta anche la lotta, anzi si è fatta più incerta, la lotta alla successione della guida suprema Khamenei, dove Raisi stesso veniva visto come il successore più probabile, anche se non l'unico. Tra i candidati più accreditati alla successione alla guida suprema ci sono Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, e Alireza Arafi, membro dell'Assemblea degli esperti. Ma non è detto che non esca un nome a sorpresa, sempre ovviamente nella piena linea ortodossa e conservatrice del regime. Il successore di Raisi alla presidenza è il primo vicepresidente Mohammad Mokhber, ex capo di una grande impresa statale controllata, guarda caso, da Khamenei. Insomma, un burocrate del regime. Dovrà indire nuove elezioni entro 50 giorni, come da prassi. Questo rischia di mettere in crisi un'organizzazione estremamente rigida, come abbiamo visto, e poco flessibile, dove di solito il vincitore è già deciso da mesi. Anche qui probabilmente si vedrà una lotta di potere tra conservatori e ultraconservatori. Ma allora, quanto questo regime potrà ancora durare? Anche questa volta sembra essere riuscita a reprimere le rivolte scoppiate recentemente. Reprimere ma non annullare, poiché anche se la stampa internazionale non se ne occupa più, se non quando sorgono fatti eclatanti, sotto soglia la protesta continua. La stessa classe dirigente stenta a ricambiarsi, non solo per l'assoluta impermeabilità a qualunque cambiamento, come già citato, ma anche per l'impossibilità di cooptare nuove e giovani leve, essendoci un rifiuto quasi generalizzato nella parte più colta e istruita della popolazione. A tale cooptazione, ovviamente. Persino i Pasdaran, i veri guardiani del potere, manifestano difficoltà di arruolamento se non nella parte meno istruita e più povera della popolazione e culturalmente anche più arretrata. Quindi hanno difficoltà nel selezionare una classe dirigente anche all'interno appunto dei Pasdaran. Le milizie, infatti, sono la vera architrave su cui poggia la sopravvivenza del regime e ho paura che piuttosto di cedere si arriverà prima o poi a una guerra civile. Bisogna vedere anche dove si collocherà l'esercito, esercito che comunque è in secondo piano rispetto ai guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, sia in fatto di priorità di fondi di armamenti che di addestramento. E questo in seno alle forze armate provoca malumori e scontento. Non è un caso che l'esercito, pur rimanendo fedele formalmente al regime, non abbia preso una posizione netta o partecipato alla repressione. Quando accadrà, dicevamo? Sicuramente non ora. La morte di Raisi anzi non facilita la cosa, anche perché proprio in questo momento i Pasdaran hanno rinforzato la vigilanza e il controllo, temendo proprio anche questo. Recentemente avevamo pronosticato che l'ultima rivolta non sarebbe stata decisiva, mancava un'organizzazione centralizzata e un coordinamento, e non tutti gli strati della popolazione, benché esasperati e indignati, erano pronti a scendere in piazza a rischio della propria vita. Ma l'esasperazione aumenta ogni giorno di più, proporzionalmente alla sempre maggiore chiusura della classe dirigente religiosa. E la prossima volta, credo, sarà quella buona, se ci sarà appunto un coordinamento e organizzazione. E quando sarà la prossima volta? Tra qualche mese o qualche anno? O alla prossima barbara uccisione di un adolescente?
o di un musicista famoso che critica il regime e si becca la condanna a morte per offesa contro Dio? Non so quando ci sarà, ma ci sarà, e tutti gli equilibri in Medio Oriente cambieranno drasticamente. Ecco il mio commento sulla morte di Raisi. Grazie Roberto, io direi che potremmo chiudere così la descrizione del momento attuale dell'Iran con la scheda su Khamenei, se sei d'accordo, visto che ce Sì, l'abbiamo certo. pronta, così vediamo anche un attimo ciò che è Khamenei, cosa rappresenta per l'Iran. Quindi quando sei pronto con le slide io direi che possiamo partire. Eccolo qui, perfetto. Allora, Khamenei, come Raisi, nasce a Mashhad, e nasce da famiglia di origine azere nel 1939 ed è secondogenito. Anche lui fin da piccolissimo inizia a frequentare le scuole religiose, Maktab in arabo. Nel 1957 si trasferisce a Najaf, in Iraq, altra città santa per lo sciismo, e qui studia nella celebre Azba al-Arshaf dall'età di 18 anni. L'anno successivo, nel 1958, si trasferisce a Qom, altra città santa per i sciiti, per gli studi avanzati. Se ricordate, Qom è la città in cui ha studiato anche Nasrallah, il leader del movimento Hezbollah. Qui a Qom Khamenei frequenta direttamente le lezioni di quello che sarà l'Ayatollah Khomeini. All'epoca era imam. Le descrizioni che si hanno di questo giovane Khamenei lo ritraggono come un ribelle, fumatore, poeta, addirittura con i jeans sotto la veste religiosa all'epoca. Nel 63 viene arrestato nel Khorasan del Sud, coinvolto nelle rivoluzioni islamiche. In detenzione viene a contatto con Asaji, un giornalista di sinistra, e Katefi, un giovane comunista. E questi incontri in prigione lo portano direttamente a contatto con quella specifica area politica. Gli viene addirittura attribuito il salvataggio di centinaia di comunisti nel periodo della rivoluzione islamica del 79. Nel 79 appunto scoppia la rivoluzione islamica, viene esiliata l'intera famiglia dello Shah e si assiste al ritorno in patria dall'esilio proprio di Khomeini. Khamenei recitò una parte importantissima di prim'ordine nella rivoluzione, fu consigliere diretto di Khomeini, membro del Consiglio rivoluzionario, ma in particolare fu a capo di quella milizia nata proprio nel 79 di cui parlava Roberto prima, e che nel tempo ha ampliato enormemente il suo potere all'interno dello Stato islamico dell'Iran. Stiamo parlando appunto dei guardiani della rivoluzione, a Pasdaran, che si voglia. Nel 1980 è tra i fondatori del Partito della Repubblica Islamica. Nel 1981 riesce a scappare a un attentato a sue spese, da cui però rimane ferito in modo permanente. Nell'ottobre del 1981, in piena guerra tra Iraq e Iran, Khamenei viene eletto presidente. Si tratta di un precedente, perché infatti è la prima volta che un religioso riveste la carica di presidente. Nel 1985 c'è un secondo mandato e questo mandato è ricordato, si assiste in questo mandato a un totale e pieno, una totale e piena aderenza tra le posizioni politiche di Khomeini e Khamenei, fondate chiaramente sul più stretto conservatorismo e la necessità di mantenere lo status quo. Arriviamo al 3 giugno 89, data storica, si spegne, muore Khomeini.
e al suo posto viene eletto proprio Khamenei dall'Assemblea degli esperti, e quindi Khamenei diventa guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, che è la carica a livello istituzionale più alto in assoluto per quanto riguarda l'assetto istituzionale dell'Iran. Assetto istituzionale dell'Iran assolutamente unico, probabilmente dopo ne discuteremo anche con te Roberto, ma credo sia buona cosa predisporre una puntata proprio per descrivere l'aspetto anche molto complesso di tutto ciò che riguarda le istituzioni iraniane. Khamenei diviene guida suprema della Repubblica perché qualche mese prima della sua morte, se non sbaglio in marzo dell'89, quello che era definito come il successore, l'erede designato di Khomeini, Montazeri, si dimette. In realtà è Khomeini che annuncia le dimissioni di Montazeri. E questo ovviamente a causa delle critiche che Montazeri non risparmiò su nessun fronte proprio allo stesso Khomeini. Nel 1990 Khamenei diventa presidente del Comitato per la revisione della Costituzione, e quindi alla fin fine Khamenei guida l'Iran dalla fine degli anni '80, quindi stiamo parlando di più di 4 decenni. Sono anni, decenni di assoluto iperconservatorismo. I detrattori lo accusano di aver ordinato l'assassinio di più di 160 disertori in esilio, di essere il mandante della pesante repressione di manifestanti e di aver fatto uccidere decine di migliaia di membri del partito paramilitare MEK, il Mujahideen del popolo iraniano, di cui abbiamo parlato anche prima nella scheda di Raisi, e oltre a un'infinità di soprusi contro i più svariati destinatari, siano essi intellettuali, politici o meno. Concludiamo la scheda come nostro solito con alcune citazioni. La prima è assolutamente, direi, caratterizzante. La missione della Repubblica Islamica dell'Iran è quella di spazzare via Israele dalla mappa del Medio Oriente. Oggi l'America rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza del mondo. Pertanto lo slogan "Morte all'America" non è più usato solo dal nostro popolo. Oggi si vedono in tutto il mondo persone che danno fuoco alle figlie del presidente americano e cantano lo slogan "Morte all'America". Questo dovuto alle pretese esagerate del regime americano, alla sua arroganza, alla sua vanità, al suo desiderio di controllo e al fatto che è una pedina nelle mani dei sionisti. Ultima citazione, poi chiudiamo. I leader iraniani descrivono il governo americano esattamente come gli analisti americani descrivono quello iraniano: un sistema opaco, fazionato, con centri di potere in competizione, su cui il presidente esercita un'autorità molto limitata. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda Khamenei. Io direi che per quanto riguarda l'Iran possiamo chiudere qui. Visto che siamo stati anche abbastanza veloci rispetto al nostro standard, ti farei una domanda sempre riguardante il Medio Oriente, ma che nulla c'entra direttamente con l'Iran. È delle ultime settimane, probabilmente anche mesi, forse siamo già alla fine del 2023, che si continua a fare il nome di questo famoso o famigerato canale Ben Gurion, che sarebbe quel canale che dovrebbe aprire un nuovo varco di comunicazione tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, oltre a Suez chiaramente, canale che dovrebbe passare per il Sinai, quindi tagliare il Sinai, la penisola del Sinai, e passare sopra Gaza. E quindi la teoria, o comunque l'ipotesi che si fa è che tutto questo accanimento da parte del governo Netanyahu sia finalizzato alla realizzazione di questo canale. Hai qualche informazione a riguardo? Cosa ne pensi? Sì, beh, È plausibile? Non plausibile? no, assolutamente no, perché
Si è parlato, si è progettato una parola grossa, e qualcuno ha pensato di non fare quel nel canale, non è una balla in totale, tutt'altro, ma Ma il specialmente progetto negli... risale agli anni 50-60 probabilmente. Esatto, quando il canale di Suez era bloccato. Con Ricordiamo la che nazionalizzazione egiziana, sì, ok. nel 56, nel 67 e così via, proprio per bypassare il blocco del canale di Suez. Era stato pensato già prima, negli anni 60, nel 56, ma comunque ci sono dei dislivelli e bisogna scavare nella pura roccia, che sarebbe un lavoro titanico. Pensa a questo, c'è stato uno studio degli americani nel 1963 in cui ipotizzavano che per riuscire a fare il canale dovevano essere usate 520 bombe nucleari. Quindi figurati le difficoltà che ne si avrebbero appunto nel fare questo canale. Tra l'altro il progetto l'hanno pensata, perché ripeto non è neanche stato un progetto vero e proprio, originale, passava comunque a nord di Gaza. Si è comunque detto che quella via, quella rotabile che è stata fatta dagli israeliani esattamente in centro a Gaza, era per appunto preparare il canale Ben Gurion. Ma per fare il canale Ben Gurion, che sarebbero più di 100-150 km, ci vorrebbero decenni. Cosa fanno prima la strada? E pensa ai costi. Già negli anni 60, quando appunto c'era la pensata delle bombe atomiche, si pensava a un costo variante tra i 20 e i 55 miliardi di dollari. Pensa adesso, sarebbe perlomeno decuplicato, saremmo a un quarto del PIL italiano. Certo. Quindi da dove è riuscita, è spuntata fuori questa notizia? Comunque da un blogger siriano, che poi è stata rilanciata da vari mezzi di propaganda, eccetera, in tutto il mondo, per dire appunto che Israele ha invaso Gaza proprio per questo. Israele ha invaso Gaza perché vuole eliminare ovviamente Hamas, la dirigenza, e non la smette, anche se non ne potrebbero farlo, perché ormai lo ne pensano tutti, persino Biden, che la guerra si ne prolunga, e forse ci sono anche indizi o possibilità di un'invasione di Israele nuovamente nel Libano, per far mantenere al potere Netanyahu. Sì, sì, ne avevamo Questo è parlato tragico. anche. Ne avevamo parlato esattamente all'ultima puntata di questo. Va bene Roberto, io intanto ti ringrazio per la risposta, direi che possiamo salutarci e darci l'arrivederci per la prossima puntata. Buona serata, la prossima volta parleremo di nuovo di fusione fredda e di idrogeno, che sono delle grossissime novità. Si stanno facendo passi di gigante, non solo nella fusione fredda, ma anche in altre, nella cosiddetta fusione fredda, adesso si chiama Low Energy Nuclear Reaction, ma in altre anche ambiti dell'idrogeno. Più che l'elettrico, il futuro dell'energia sarà l'idrogeno, ma parleremo mercoledì della prossima settimana. Grazie a tutti. Niente, abbiamo perso Roberto. Va bene, chiudo io allora, buona serata e alla prossima.